Guardate la carne come si stacca, perfetta. Inzuppate dentro al purè. Oggi vi insegno a fare gli ossibuchi da paura. Mi raccomando, vedetevi il video fino alla fine, perché così farete impazzire tutti, maschi, femmine, tutti. Saranno così, impazziti per voi. È inverno, e d'inverno che c'è? C'è bisogno di quei piatti comfort food, sì. Lo sapete che c'ho voglia oggi, con sto tempo, con sto freschetto, dell'ossibuchi. Ma come li faceva mia madre? E come li facciamo noi da Terroni giù a Roma? Come li famo a Roma? Noi li facciamo con la carne di vitello da latte. Questa qua, guardate, bianca. Gli ingredienti, quali sono per fare gli ossobuchi? Pochi e semplici. L'ossobuco è una parte molto economica, quindi abbiamo uno stinco di vitello. È meglio usare quello anteriore, che quello anteriore è bello, ciccettello, buono, buono, buono. O se no, se ci sono i posteriori va bene lo stesso. Vedi la carne com'è? È bianca, è fresca, la vedi? Un difetto alla carne di vitello da latte, subito si deteriora. Quindi quando li comprate, annusateli così, vuoi annusarli che vanno qui e qua? Annusali. Se non hanno odore, sono freschi e sono buoni, e poi non è appiccicosa. Quando è appiccicosa la carne di vitello assomiglia molto alla carne di pollo, che appena si invecchia è tutta slavata, biscida, brutta, cattiva. A proposito di ciccia, sto preparando il corso sulla carne. I miei corsi di cucina di Max Mariola, e vedete qui il link in descrizione. Non potete capire, quindi vi faccio vedere tutti i vari tagli di carne, come si devono utilizzare, come dovete vedere quando è la carne giusta per quello che dovete fare, le tipologie di cottura. Vabbè, non vi dico più nient'altro, andate a vedere in descrizione. Diventerete espertissimi sulla carne se mi seguite, mi raccomando. Adesso torniamo a noi. Quello che ci vuole per fare questi ossibuchi: le verdure. Normalmente ci mette mia madre le cipolle ramate, le carote, eccole qua, camera V, il sedano, ok? E poi alla fine un po' di buccia di limone e un po' di succo di limone, perché ci sta bene. Io oggi ho anche il porro, dice che ci sta a fare allora il porro? Dato che ce l'ho, lo posso usare al posto della cipolla, quindi se c'è il porro ci sta benissimo. Allora, e noi non abbiamo ricette codificate, non abbiamo ricette che devi fare per forza così, abbiamo delle ricette tradizionali che vengono tramandate da madre, da padre in figlio, quindi poi ognuno ci mette la sua variante. Quindi da quella che mi ha dato mia madre con la cipolla, io dato che c'ho il porro ci posso anche aggiungere il porro. Ok, iniziamo subito del vedere bene come si deve toccare questa carne e come si deve lavorare. L'ossobuco, vedete, c'ha questi tessuti connettivi qui che girano intorno, che tengono tutto il muscoletto, perché guardate, sono più muscoli. Guardate dall'alto, camera 1, guarda, muscoletto piccolo, un muscoletto un po' più grande e poi il muscolo grande grande. Se tu vedi il polpaccio, se tu vedi il polpaccio, non c'è solo il muscolo del polpaccio, c'è anche altri muscoletti che stanno vicino al polpaccio, e questo lo stesso è l'animale. Che succede? Se io metto questi ossibuchi, vieni qua, fagli vedere, vieni qua, camera 1, se io metto questi ossibuchi così come sono, nella cottura mi saricciano tutti. Ora quindi che faccio? Taglio qui un po' il tessuto connettivo, guarda qui, in queste parti, guarda, proprio così, con un bel coltellino. Questo è un boucher, è un coltello da risisosso che si usa proprio per la carne. Vedi, faccio così delle incisioni, come faceva mamma. Se non c'è sto coltello puoi usare un altro coltello, ok? Taglio soltanto il pezzo del tessuto connettivo. Gli ossibuchi invece che si fanno di carne di manzo, quelli che normalmente si fanno qui in questa meravigliosa città che mi ospita, qui a Milano in Lombardia, li fanno maggiormente con la carne di manzo, ok? Quindi è un bovino un po' più adulto. E che loro che fanno? Addirittura tolgono tutto il tessuto connettivo, per non far staccare la carne dall'osso ci mettono lo spago intorno così, lo tengono stretto, e qui si usano per accompagnarli con il risotto. Intanto qua che mi si sta a cuocere la patatina, guarda un po', le patate lesse, l'ossobuco senza un po' di purè, che si sente triste, solo, vuole un po' di patate come le fa mia madre, con un po' di burro, con un po' di panna, con un po' di parmigiano, che ti risolleva. Il purè è buono con l'ossobuco, perché poi raccoglie, via qua, tutto il succhetto, capito, che si forma sulla padella. O ci metti il pane o ci metti il purè che raccoglie tutto. Da sta immaginando, sta venendo la salviazione. Poi metto a posto. Adesso un po' di farina.
A che serve la farina? La farina serve per fare un po' di crosticina, della crosticina viene ancora più bella e più dorata sulla carne, e poi una cosa che vede soprattutto quando fai queste cotture abbastanza lunghe, e poi una cosa importante è che fa la cremetta, perché quando tu ci metterai il pezzetto del burro, qua burro non vi inventate niente e il burro ci vuole, ecco qui metto bello alto 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 alto, il burro ci vuole, io ormai è da più di qualche anno che uso il burro chiarificato, perché soprattutto sulla carne, su delle cotture particolari, tiene più le temperature, perché lo sapete, no? È un burro che viene lavorato, che possiamo fare pure a casa. Questa qua è un'altra cosa che possiamo fare, ammazza quante cose possiamo fare, come si fa il burro chiarificato a casa. E è pazzesco, io lo trovo pazzesco per le cotture della carne, soprattutto quando facciamo queste carni stufate, questi stragotti, è perfetto. Caldo, 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 si è sciolto. Deve fare sto rumore? E qualcuno mi dirà, ah Max, ti sei dimenticato le verdure? Guarda un po'. Almeno io faccio così, se io metto le verdure adesso, in questo momento, si rischiano da bruciare, giusto? Quindi le mettiamo in secondo momento. Padella, antiaderente, d'acciaio, di ghisa, come volete voi, sono perfette tutte quante per fare questa lavorazione. L'importante è che lavorate bene con le temperature. Intanto non si sta mai con le mani in mano in cucina, un occhio alla padella e intanto andiamo avanti con le verdurine. Quindi carota bella colorata, sedano, ecco qui, le coste esterne ci servono, non sprecate il cuoricino si intende questa parte ancora più tenera dentro, la useremo per fare un bel pinzimonio. Quanto è buono il pinzimonio, intigni verdure dell'olio e il sale, semplice semplice, tanto buone, non serve che lo sfibbro e vado subito a tagliarlo a dadini, ok? Una bella dadolata. Ti piace piccola piccola, ti piace un po' più grossa, fai come ti pare. A me questa grandezza è perfetta. Giro e qua ci siamo, guarda che bello. Ah, così. Già così. Che ti dice? Soltanto buono. Lo sapete perché rido? Perché cucino quello che mi piace. Mi piace cucinare, prima di tutto, questo è fondamentale, ma cucino quello che mi piace, quindi anche voi dovete cucinarvi quello che vi piace. Non vi ponete dei limiti, ma quello è buono, però non sono capace a cucinarlo. Fate, sperimentate, una volta vi riesce un po' sciapo, una volta vi riesce non perfettamente cotto, dovete sperimentare, la cucina è questo. Allora, sapete quante volte io faccio dei piatti anche al mio ristorante e convinto che sono perfetti appena sono elaborati, sono pensati e poi mano a mano dei giorni li cambio, delle piccole modifiche diventano ancora più buoni. Quindi non vi fate fermare a quelli che dicono ma non sei buono a farlo. Oh, dovete andare avanti, dovete essere ambiziosi di arrivare al vostro obiettivo e di cucinarvi quello che vi piace. È la soddisfazione più bella. Questo, vedete, mo adesso è colore argento, fra poco diventa colore oro, ma dipende tutto da voi. Se arriviamo a 1.000.000, quindi tu che stai là a guardarmi senza essere iscritto, ti devi iscrivere, perché devi andare a trovare a casa, devi andare a suonare il campanello, iscriviti e così arriviamo a 1.000.000. Vi fate ancora più ridere, capite il discorso? Tanto è gratis, a te che ti costa? Però umano, è arrivato il momento tuo. È mio. Non c'ho vino bianco, c'ho solo uno spumante qui. Che c'ho? Uno spumante metodo classico. Alzo bene la temperatura, deve essere bollente. Sfumo. Ho deglassato perché sul fondo adesso si era creata quella crosticina che copriva la padella, quindi c'erano tutti quanti i succhi della carne. E adesso guardate con il vino ha raccolto tutto, è già leggermente cremoso. E adesso, guarda qua, metto le verdurine abbondanti. Se c'hai questo, usalo, se no usi una normale cipolla ramata. Tagliamo il porro
così, scamiciamolo, come dico io. Gli do una battuta, lo faccio più piccolino, se no ci abbiamo tutto a rondelle, è tutto quanto a dadini e poi a rondelle, ma giusto così, non è obbligatorio. Eccoci qua. Lasciateli comodi, non li stringete troppo, ci resta un po' di spazio che ci vanno poi le verdure. Ho rialzato la potenza di induzione, così un po' pure loro si appassiscono, ecco. E aggiungiamo adesso un po' di acqua, pure quelle delle patate, o se avete un buon brodo di carne. Non troppa, un po' alla volta, così. Sale, pepe, mi serve il coperchio. La camera ne devi comprare un altro po' di questi qua, almeno un paio di questi di questa grandezza, dai. E adesso, guardate qua, in questa meravigliosa situazione, bella, confortevole, dove loro sono tutti adagiati in mezzo alle verdurine, mettiamo un coperchio e li facciamo cuocere. Per quanto tempo? Per circa mezz'oretta, che diventeranno morbidi morbidi, che ti si sciolgono in bocca. E nel frattempo, mentre sto pulendo e sto sistemando un pochetto, sto spicci a casa, tu iscriviti al mio canale YouTube. Dai, chef Mazzarola. Se stai qua lo sai, no? Vai a mettere la mano, Vorremmo fare pure e famolo insieme. Semplici stuzzicadenti, vedete come va bene fino in fondo. Zac, zac, anche se sono di diversa pezzatura, per vedere se la patata è cotta. Per fare il purè mi serve un bel casseroletta d'acciaio, perché andrò pure la frusta dopo, quindi se è d'alluminio rivestita in materiale antiaderente, può succedere che rompo il graffio l'antiaderente, quindi acciaio. Poi schiaccia patate. Mi sono comprato questo, è nuovo, è la prima volta che lo uso. Prendiamo le patate, eccole qui, belle, bollenti, così, calde, sono pazzesche. Pazza, pazzeria, Allora, non le manco le pelo, la parte tagliata la metto qui a contatto col buchi, schiaccio e così, perfetto. E la buccia rimane qua. Guarda, metto così, schiaccio con tutta la buccia, eccola qua. Bella. E la buccia? La leviamo. Scotta. Un'altra. Tipo forchetta usare, no? Ma che forchetta? Faccio con le mani, camera woman. Uomini sono uomini, dai. Così. Ale. Vai. Così. Vai. Zacchete. Tiè, guarda che roba. Tiè. Puliamo bene, col dito. Se te bruci, sono queste belle mani, belle toste. Burro, ci sta. Qua ci vuole. Quando ti fai il purè, quante volte lo fai all'anno? 2 volte? Se te la fai? O ti fa buono? La francese proprio, panna fresca. Un po' di sale, senza esagerare, frusta, a mano. E mo sbagli. Montalo. Se deve sciogliere il burro, se deve montare la panna. Guarda che roba. Deve essere già buono così. Allora. Camera come sei già? Solo con cucchiaiaio, non con il tuo dito. Una volta l'avresti detto così. Manca un po' di sale, poco. Se no mi critichi. Tu sai, peggio di tutti sei. Vai. Guarda quanto è bello, guarda qua. Vai, assaggia, va. Allora, calcola che ancora non ho messo l'ingrediente particolare. Pazzesco. Che dici? Ce lo metto? Ce lo metto? Posso? Da. Sì. Dai, ci sta. Lo sei mangiato? A disgraziato. Guarda qua. Oddio mio. Eccolo qua, trovato. Non mi sgrida, mamma mia. C'ha la crosticina, solo per un pezzo nuovo, dai. E il grano, stiamo a Milano e il grano usiamo oggi. Vai. Ce lo devi mettere. Quindi, avete visto che ho fatto? Patate calde
bollenti e panna fredda. Se avessi avuto le patate fredde avrei aggiunto la panna calda. Quindi la temperatura è importante perché la patata non si scioglie bene. Io consiglio sempre di lavorare con la patata calda. Siete tremendi però, chi male pensa male fa. Allora, sempre con la patata calda perché così si scioglie meglio, non c'è bisogno di setacciarla, viene bella, il purè viene bello fine, capito? Guarda qua che meraviglia. E poi prima di servirlo li scaldiamo un pochettino, se c'è bisogno aggiungiamo un po' di panna. Per quelli che amano la noce moscata possono anche mettere la noce moscata, a me piace così. E va bene, io faccio a casa mia, voi a casa vostra mettete la noce moscata. Si è un po' asciugato e guardate le verdurine come si sono colorate. Vado con un altro pochino di acqua, date una smossa, fatela girare. Mi raccomando, tenete sempre umidi gli ossiboghi. Se necessita aggiungete un altro goccino d'acqua, come sto facendo adesso io, perché ci serve l'umidità affinché col coperchio si cuociono per bene. Colpo di tacco. Oh, che vuol dire? Per finire tutto, un po' di prezzemolo. Questo prezzemolo stava quasi per morire, me lo sono dimenticato stamattina a fare la spesa. E tritatelo. Insieme al prezzemolo mettete anche della buccia di limone, questo qua non trattato, vedete? Così, bello profumato, gli oli essenziali, il limone che fa? Sgrassa. Vi rendete conto che sono più profumati questi? Quando tagliate la buccia sentite sto profumo pazzesco del limone, è eccezionale. Ah, inebria. Andiamo ad aggiungere il prezzemolo, il limone, girateli un pochino, li fate bene insaporire, guarda così. Oh. Così si uniscono il prezzemolo con tutte le verdurine, vedi che colore sta facendo? Un altro goccetto di acqua, così facciamo questa cremetta che prende anche questo colore, diciamo un po' verde, no? Del prezzemolo che abbiamo aggiunto. Guardate qui come si sta staccando la ciccia, vedi? Ah, che meraviglia, ragazzi. Vedo l'ora. Succo di limone. Oh, non odia a nessuno questo, eh? Non odia a nessuno, eh? C'è stata paura. Una smossa così. C'è presente quando fai la scaloppina al limone? Oddio, sono talmente cotti che si rompono, pazzesco. Ci sta bene quel burro, la farina e poi quel succo di limone è la perfezione, la morte sua. Ci siamo, fatto, sono cotti. Guarda sto pure. Oh, ma che è? È un godimento, ragazzi, che è? Guarda che spettacolo. Oddio, è bollente! È messo. Cucchiaiatona di verdurine, guardate qua così. Che scende, che golosona, così. Ecco qua. E un po' di giuliana di limone che dà giusto un po' di fresco. Che bravo, mo si assaggiamo, su mangiamo. Ci sono voluti 40 minuti, mannaggia, tutto quanto sommato. Dai, mai interrompere le buone abitudini. Oddio, stavo cascando. Ci sono ubriaco, non ho bevuto per niente. Ma com'è? Come si chiama? Che me pa? Dosè. Pas dosè. Vai, così. Sto zitto, si è staccato, guarda qua. Ragazzi, da urlo. Non riesco anche a parlare. Rifatelo nella stessa maniera che l'ho fatto io e mi direte grazie, ma e scrivete nei commenti se lo fate, anzi fate una cosa che è questa, mandatemi pure dei video se avete fatto questa ricetta, delle foto, perché sono veramente orgoglioso, da paura. Grazie mamma di questa ricetta da paura, mamma mia, guarda che spettacolo. Mm. 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 Questo è soltanto un assaggio di quello che vi farò vedere nei miei corsi di cucina sulla carne. Vi farò scoprire un mondo che non avete mai visto sulla carne, di tutti i tagli, di tutte le tipologie.
Tenetemi d'occhio, qui sotto troverete tutto, il link in descrizione sui miei corsi di cucina di Max Mariola.